Buongiorno amici del canale! Ciao! Lo vedete? Classico, arte povera, ma non sarà più così. Parola d'ordine, femminilità. Infatti lo coloreremo con Madame e vi stupirò perché... vi stupirò, basta, non ve lo dico. Però deve essere perfetto perché andrà su Casa Facile. Quindi è un progetto che ho usato apposta per le persone che amano lo stile Casa Facile, che ha uno stile proprio suo. E quindi per una casa bella, moderna, contemporanea, fresca e anche femminile. Partiamo. Iniziamo stendendo la prima mano di colore puro. Come vedete la superficie è bella lucidina e Magic Paint non ha paura delle superfici lucide, anzi. Ieri abbiamo fatto ABA, ovvero acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, lavato, sciacquato, fatto asciugare questa notte e adesso è perfetto per ricevere la prima coccola. Quindi utilizziamo su superfici lucide come questa un pennello morbido, anche perché oggi non voglio avere una superficie materica. Sapete che io ve lo dico sempre, uso questo pennello per questo motivo, uso quest'altro pennello per questo motivo. E anche oggi vi dico che è fondamentale avere un pennello buono, morbido, di qualità e per questo vi consiglio l'Elizabeth. Un pennello che ha una stesura pazzesca, delicata e che non lascia segni. Ovviamente avendo la superficie che slitta in questo modo, quindi non in orizzontale ma in verticale, le pennellate dovranno essere finali in verticale. Ma prima passata in orizzontale per definire il tutto e dopodiché allunghiamo in verticale. Questa tonalità è veramente eccezionale, profonda, armoniosa, femminile, bellissima. Bella, 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 bella sia su parete che su mobile. Cerchiamo di essere attenti e non fare gocce, perché nel momento in cui sappiamo che ci servirà una superficie bella, pulita, liscia, senza difetti, è importante non creare gocce e colature. Quindi ora dipingo anche la parte del fondo e dopodiché unisco le pennellate in modo da renderlo perfetto e omogeneo. Ovviamente qua serviranno due mani e la seconda sarà veramente facile e leggera da stendere perché copre benissimo. Come vedete, prima orizzontale, poi creo la superficie perfetta con il mio pennello Elizabeth allungando le pennellate. Il pennello non è scontato, serve la grandezza del pennello giusto e la setola giusta. Come capisco quale setola utilizzare? 1. In base alla superficie che ho del mobile. 2. In base all'effetto che voglio realizzare. Quindi un pennello non va bene per tutto, mi raccomando. Bisogna studiare. Oggi coloriamo tutto, anche il piano superiore, che è in legno massello, perché ho in testa un restyling molto molto sofisticato. E secondo me oggi il legno a vista non ci sta, quindi oggi coloriamo tutto. Attenzione alla mano. Prima facciamo sempre i bordi, in questo modo siamo sicuri di avere una buona cornice liscia, pulita, pura, su cui lavorare poi. Ecco qua. E ora il centro. Seconda mano per rifinire bene il colore e per togliere ancora qualche passata di legnosa che si intravede. Io la do sempre pura
perché asciuga prima, ne uso meno e ottimizzo tempi e costi. Il pennello di prima, quindi un Elizabeth, che ho mantenuto bello morbido avvolgendolo con un po' di pellicola, e parto. Prima orizzontale in modo da coprire bene e poi in verticale. La pennellata incrociata aiuta veramente tanto a ottimizzare costi e passate di pittura, quindi mi raccomando. Pennellata incrociata, ovvero prima orizzontale e allunghiamo subito la pennellata al contrario, anche se poi andremo sicuramente a ripassare quando uniremo le pennellate. È importante farlo subito, perché se avete una temperatura calda come in questo momento o io qua in laboratorio termosifoni accesi fa molto caldo, è meglio non far iniziare il complesso di asciugatura. Quindi piano, si continua, pennellata incrociata, quindi orizzontale subito, così, e voilà, e poi si alliscia subito la superficie. In questo modo non ci sono striature pennellate e sarà molto molto bella, molto liscia, molto vellutata. Finisco e poi il prossimo step. Anche la seconda mano di colore è asciutta e il colore è finito. E vedete queste due chiazze non tinte, perché lì ci andrà l'opera d'arte di oggi, quindi una carta da parati bellissima che sarà il vero e proprio protagonista del nostro mobile. Prima di mettere la carta da parati faccio che passare la protezione dappertutto, perché oggi voglio proteggere con protettivo satinato. Quindi proteggo e poi carta da parati. Metto un po' di protettivo satinato a parte in questa ciotolina, perché lo devo diluire, e metto un goccino di acqua, più o meno un 15-20%. Vado comunque a occhio perché non influisce più di tanto. L'importante è che non allagate e non diluite troppo, se non avete quindi la percezione di quanto sia un 20% piuttosto pesate. Continuo sempre ad utilizzare il pennello Elizabeth perché è perfetto anche per questo utilizzo. È molto morbido, vellutato e stende benissimo il protettivo. Mi raccomando, partite dal centro e allungate la pennellata ai bordi, perché quando si fa la stesura del protettivo bisogna essere il più possibile precisi ed evitare pennellate antiestetiche, non è il massimo. Quindi tiratelo bene, mi raccomando, cercate di far sì che sia bello, omogeneo, liscio, vellutato, ma con un pennello come l'Elizabeth è praticamente impossibile sbagliare. E guardate qui, in un attimo abbiamo protetto la superficie. Parto sempre dal centro in modo che dispongo bene sulla superficie la percentuale di protettivo che mi serve, faccio poi i laterali e in ultimo allungo la pennellata, allungo il protettivo in modo che non ci siano segni estetici. Vi assicuro che non ce ne sono. Protettivo anche sui lati, rifiniamo il tutto bene e continuiamo su tutta la superficie ovviamente colorata. Faccio bene tutta la superficie, anche gli incavi, perché comunque è bello che la finitura satinata sia totale, sia su tutta la superficie totale, senza delle mancanze. Quando vi dico che le carte da parati possono essere delle vere e proprie opere d'arte da contestualizzare nei mobili, mi dovete credere. Come si chiama questa carta? Parrot Red. Ed è bellissima, in più escalation di colori, mi pare che ci sia grigia nera. Sì, c'è sul rosa e verde. Quella verde è meravigliosa, sì, sta e poi molto c'è tutta bene. verde. Sta molto bene con la Key Forest. Sono delle vere e proprie opere d'arte perché è ritagliata bene, centrata bene, per esempio su un'antina come questa che io ora ho tolto dal mobile e l'ho messa appunto in orizzontale per facilitarmi con l'applicazione, possono essere veramente la chiave di volta di un restyling. Quindi andate sul sito dei rivenditori e chiedete di vederle dal vivo perché sono bellissime, sembra un tessuto ricamato, è meravigliosa.
Ora, primo step, io la applico alla mia antina e la applico anche al fondale del mio mobiletto, quello che non ho colorato, per dare un riporto, con la colla spray semplicissima. Dopodiché ci saranno altri due passaggi. Il prossimo sarà l'applicazione di una cornice grazie all'utilizzo dei cordoni Voodoo Band, però un cordone molto molto delicato, liscio, giusto una cornice su misura, vi farò vedere come si fa, e poi un altro piccolo gioiello. Quindi questo è l'alto, questo è il basso, con la spray. Io ho già protetto, quindi se con la colla spray sbavo qui, nessun problema, prendo un panettino umido, tolgo la colla. Mi raccomando, non si creano accumuli, quindi bisogna essere attenti, lontani e spruzzarle in orizzontale e verticale in modo omogeneo. È normale che faccia i fili. Se avete messo troppa colla, se ci sono degli accumuli, un attimino prima di mettere la carta, così non vi fa delle macchie sulla carta. Se invece l'avete messa in modo abbastanza omogeneo, partiamo. Hai già ritagliato bene 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 bene, giusto? Quindi siamo sicuri che la carta sia bella, centrata, a posto. Vado, tiro, cosa faccio? Io sono a posto. Io anche. Perfetto. Come sempre si parte dal centro e si toglie l'eventuale bollettina di aria che può essere rimasta. Non sto schiacciando troppo perché non serve in realtà, anche nell'altro lato, in modo che ci sia la garanzia al 100% di applicazione. Ti va, Emma, mentre io finisco qui, di applicarla sul fondo del mobile? Grazie. Sei comoda, Emma? Sì. Lavorare comodi è il segreto per lavorare bene. Scherzi a parte. Abbiamo avuto la fortuna di avere questa antina bella liscia, quindi facilissimo mettere la carta da parati, ma a noi piacerebbe avere una cornicina e quindi creiamo una cornice bellissima, perfetta, con un angolino giusto a 45 gradi utilizzando il fantastico cordone Voodoo Band codice TR728 liscio. È il cordone perfetto per chi vuole rifinire magari bordi di tavoli, di scrivanie smangiucchiati, bordi di anche credenze, perché a me è capitato spesso di vedere bordi sbeccati o rovinati, oppure creare delle cornici lisce moderne su dei mobili. Quindi mettiamo da parte l'esubero, scaldiamo, applichiamo e vi faccio vedere come faccio io l'angolo a 45 gradi. Se avete una squadretta, fate prima. I cordoni Voodoo Band sapete che prendono la forma che voi desiderate, quindi se lo volete tutto arrotolato, tondo, va bene, altrimenti possono essere anche squadrati. Quindi io uso il phon termico perché ce l'ho, se non ce l'avete non importa, va bene anche un phon per capelli caldo. Parto dalla parte esterna. Il mio phon più o meno adesso è 350 gradi, quindi non serve a una temperatura troppo elevata. Sapete che certi phon termici arrivano anche a 700 gradi, 600 gradi, non serve più alta di 300-350, e se non ce l'avete, come dicevo prima, va benissimo un phon per capelli caldo, ci metterete semplicemente un pelino di più. Più tempo scaldate, più tempo si mette a raffreddarsi, quindi questo fattore è importante. Guardate qui e voilà. Ora prendiamo la misura della larghezza dell'antina. Me lo tieni di qua, così faccio che tagliare. Vedete, più o meno questa è la misura. Ora, come faccio, Elisa, a tagliare un angolo a 45 gradi per fare una bella cornice che sembra nata qui, tagliando un cordone? Io faccio così. Prendo una matita, un righello, misuro per esempio 3 cm, vedete qua ho già fatto un segnettino prima, da 0 a 3 su questo lato, anche qui, da 0 a 3 su questo lato e faccio un altro segnettino a matita. Dopodiché misuro la larghezza, 4.3, 1,5.1 più o meno, e qui. Ora faccio un prolungamento perché è giusto che
Si vede? Controlliamo. Perfetto. Lo vedo. E tiro una righina per essere ancora più precisa. Sapete che si può cancellare sulla carta con una gommina. Faccio la stessa identica cosa anche col cordone. Me lo tieni un secondino fermo? Qui, grazie. Così posso tirare una righina. Che mi segna. Ora scaldo un pelino e taglio fuori dalla mia carta per non catturare la carta. Scaldo un po' perché si taglia meglio. Giriamolo anche sotto sopra. Cutter, se potete bello affilato. E tagliamo. E voilà! Il primo angolino è fatto. Se volete, una cosa molto intelligente è tagliare tutta la cornice senza appiccicare ancora il cordone alla superficie, colorarla fuori e poi incollarlo già colorato, così non dovete sporcare la carta. Io continuo. La mia cornice è fatta. Non vi preoccupate se la vedete un po' così stortina, perché sapete che col calore si raddrizza tutto. Ora coloro i pezzi e prima di scaldarli per incollarli cerco di mantenere la forma, quindi mi raccomando non andate a scambiarli, perché nei mobili vecchi spesso e volentieri le ante non sono drittissime, sono un po' storte. Pennellino, il mio Madame, e faccio che colorare il mio cordone. E ma colora anche all'interno del divisorio, dell'angolino, perché potrebbe vedersi qualche millimetro. Metto un goccino di colla qua e in questo modo sono più comoda nel prenderla. Ovviamente se me ne serve di più poi la metto. Scaldo pezzo per pezzo. Occhio a non andare troppo vicino perché ho paura che mi sverniciate poi in fregio. E voilà, giriamo, vedete che è molto mobile. Come sempre prendo colla e la applico. Sapete che se dovesse sbavare leggermente non sarà un problema perché comunque è trasparente e poi comunque dalla carta vinilica, la carta che abbiamo usato oggi è una carta lavabile, si può tranquillamente asportare. Ok, ora vado qui e semplicemente la applico dove ho già preso le misure e dove ci sono già i segni. Uno, e ma mettimi un ditino, grazie, cerchiamo di essere molto dritti andando a filo con l'antina, schiacciamo per bene. E due. Primo applicato. Non vi preoccupate se dovesse esserci qualche millimetrino, perché i fregi si possono sempre carteggiare e sistemare a puntino per la superficie. Vedete, noi siamo un attimino qui a premere perché il calore del fregio con la colla riescono assolutamente a fare presa. Tieni ancora un pochino. Se avete un cordone troppo grande o se non avete modo di stare qui fermi, potete anche prendere un chiodino piccolo senza testa e chiodare qui e lì. Io in questo caso la sparapunti e la uso. Faccio ancora prima. Una. Due. Il foro d'ingresso è talmente piccolo che manco si vede. Continuo. Grazie. Scaldiamo. Mi metti ancora un po' di colla perché mi sa che non basta. Sì.
questo caso, se mettete i chiodini, potete mettere anche un goccino in meno di colla. Su. Tanto il chiodino coprirà ampiamente il peso. La colla serve più che altro per mantenere il fregio dritto. Mi aiuti Emma, quindi qui. Grazie. Vai là. Io vado qua. E se per caso dovessimo essere leggermente fuori sede, poi dopo si può anche catterare. Mi passi la pistola. Tu nel frattempo premi pure. Grazie. Una. E da qui siamo sicuri che non si muove più. Basta. Ora finiamo gli altri due lati, ve lo faccio vedere finito. Purtroppo la vecchia toppettina non ci sta più perché il buchino della chiave è qua e la chiave mi serve per tenere chiuso il mobiletto. Avendo messo la cornice non ci sta più, nessun problema, la teniamo per un prossimo restyling e ci viene in soccorso anche qui la toppettina perfetta Voodoo Band. Infatti ne ho una, ed è sul sito anche in vendita, anche dai rivenditori, che è lunga e stretta, perfetta per questo punto. Io ho allargato leggermente il buchino perché era più piccolo, quindi ho scaldato, inserito la chiavina e creato l'apertura della grandezza che serve a me. Quindi ho un qualcosa di su misura perfetto per metterlo qui dove c'è la toppettina troppo caruccia. Quindi ora la coloro con Madame. Asciugo e scaldo. Due punticini di colla e se voglio poi dopo posso mettere anche i chiodini. Ora la applico e metto già anche la chiave che mi aiuta a tenerla su perfettamente. Quindi chiavina, vedete com'è mobile, poi una volta che si raffredda è a posto. La adagio, chiudo anche, perfetto, e schiaccio. In questo modo sono sicura che non si muoverà più. Mi dai Emma la colla, cioè un pochettino di acqua col pennello, così posso togliere qualche rigolo di colla che è uscito. Pochissima perché c'è la carta e non voglio vederla. E anche per favore un pezzettino di, sì, un panettino. E voilà, scolo, scarico l'eccesso, tolgo i rigolini di colla che possono darmi fastidio, acqua, pennellino, picchietto leggermente, tolgo le sbavature che non sono mai belle e voilà, asciugo, schiaccio. Come vedete la nostra chiave si può tranquillamente girare senza problemi e nel momento in cui la toppettina sarà asciutta non si muoverà più. Ma quanto è carino! Ora il top sarebbe rifinire bene in questa piccola rientranza con un qualcosa di sberluccicoso e useremo questa passamaneria che è argentata perché a parer mio creerà proprio una cornice al nostro quadro, ma mi trovo sicuramente meglio a mettere la passamaneria col mobile coricato perché devo andare in questo bordino, quindi lo corico e vi faccio vedere come si fa. Applico il cordone utilizzando la mia colla a caldo e uso appunto questa bella insenatura per applicarlo. Mi raccomando, attenzione a non bruciare, ma soprattutto ad andare ben dritti. Se poi qualche rigolo di colla dovesse per caso uscire, si può sempre catterare, un cutter affilato, vedete? Pian pianino, appoggio e tiro. Meglio andare avanti a 10 cm alla volta, in questo modo possiamo essere molto più precisi. La curva così sarà una vera e propria cornice di un quadro.
e da un mobiletto semplice in legno che non diceva granché abbiamo l'opera d'arte. Ultimo tocco super femminile per il nostro mobile color Madame. Cosa mettiamo? Una nappina. Bellissima nappina sulla chiave, come se fosse un gioiello, un orecchino al nostro mobile. Abbiamo scelto questa tonalità perché si addice tantissimo alla sfumatura che abbiamo scelto anche per la passamaneria. È proprio un piccolo gioiello. Volevamo dimostrarvi come un mobile così in arte povera possa diventare estremamente contemporaneo. Ora ve lo ambientiamo così facciamo vedere cosa abbiamo in testa. Vi ho ambientato il mobile nel mio negozio perché adoro il contrasto di Madame sulla parete Royal Green e vi voglio far vedere quanto è bello accostare colori anche forti, di carattere e complementari, quindi una tonalità così importante come il Royal Green con la dolcezza, l'armoniosità del Madame secondo me si sposa benissimo. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto, è un restyling apparentemente facile ma vi assicuro che sta bene in qualsiasi tipo di casa, la più moderna ma anche la più contemporanea. Ciao!